E se adesso vi dicessi che qui fuori sono appena atterrati gli alieni? Mi prendereste per matto? Esattamente 85 anni fa, la mattina del 31 ottobre 1938, i quotidiani americani titolarono proprio così. Un'ondata di panico causata dalla trasmissione radiofonica La guerra dei mondi del celebre regista Orson Welles aveva portato centinaia di americani a scendere in strada convinti che fosse in atto un'invasione aliena. So cosa state pensando. Americani. Eppure, secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto di ricerca SVG solo qualche mese fa, il 15% di noi italiani crede che la Terra sia piatta. Il 29% sostiene che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto e il 18% è convinto esistano alieni mutaforma tra noi, i cosiddetti rettiliani. I rettiliani nel 2023. Quante volte in questi ultimi anni abbiamo sentito nominare l'espressione fake news? Eppure, il fenomeno delle false notizie non è certo una novità nella storia dell'uomo. La donazione di Costantino, un falso editto imperiale che ha giustificato il potere temporale dei papi durante il Medioevo. La presunta morte di Napoleone del 1814, che ha fatto crollare la borsa di Londra. O il tristemente noto protocollo dei Savi di Sion, un falso documento che ha diffuso l'odio verso gli ebrei durante il regime degli zar e che poi è stato ripreso anche dalla propaganda nazista. Che cos'è cambiato allora? Perché oggi filosofi, psicologi, sociologi, giornalisti, perché così tante persone sono interessate alle fake news? Perché siamo in una condizione nuova, che non è mai stata sperimentata prima dall'essere umano. Noi oggi viviamo tutti gli effetti in due realtà, quella del mondo fisico e la realtà virtuale. Questa nuova condizione dell'esistenza umana è descritta efficacemente dal termine on life. Questo neologismo è l'unione della parola online e life, vita, e sta a indicare quanto la nostra quotidianità sia ormai caratterizzata dalla connessione costante a internet. Mentre passeggiamo, mentre facciamo la spesa al supermercato, mentre svolgiamo le nostre attività di tutti i giorni, tramite i nostri smartphone, noi inviamo e riceviamo costantemente contenuti digitali sotto forma di messaggi di testo, messaggi audio, foto, video, meme. Nella storia dell'umanità l'uomo non ha mai avuto così facilmente la possibilità di produrre e condividere contenuti. Oggi noi siamo al tempo stesso lettori, ma anche autori, consumatori, ma anche produttori. Basta un qualsiasi device connesso alla rete e in pochi istanti noi possiamo pubblicare, postare, condividere, diffondere un qualsiasi tipo di contenuto, gratis e in totale libertà. E in questo mare di contenuti digitali circolano anche le fake news. A dire il vero, negli ultimi anni ci si è accorti che il termine fake news non descrive più quello che sta succedendo. Da un lato ci si è accorti che non diventano virali solo pseudo notizie o falsi articoli di giornale, anzi, molto spesso diventano virali contenuti di vario tipo, come appunto foto, video, meme. Dall'altro non si tratta nemmeno più di contenuti totalmente fake, ma sono contenuti genuini che vengono alterati, modificati, decontestualizzati per ingannare gli utenti, per manipolare le nostre convinzioni o per radicalizzare le nostre idee su qualcuno o su qualcosa. È per questo che oggi si parla di ecosistema della disinformazione, o se preferite, disordine informativo. I contenuti disinformativi sfruttano la nostra vulnerabilità psicologica, i cosiddetti bias o distorsioni cognitive. Sfruttano cioè la nostra inclinazione a credere in qualcosa se questo qualcosa conferma ciò che noi vorremmo fosse vero, o ancora la tendenza che abbiamo a rifiutare prove, dimostrazioni e dati oggettivi che vanno contro le nostre convinzioni.
Infatti abbiamo creato un modo di essere online dove le conversazioni si sono trasformate in conflitti, dove non c'è più spazio per l'errore, che dovrebbe essere umano per antonomasia, e per quella cosuccia che ci distingue dalle altre specie oltre al pollice opponibile, l'empatia. A complicare ulteriormente la situazione, ci aggiungiamo anche il funzionamento di Internet e delle piattaforme digitali. Solitamente quando navighiamo in Internet pensiamo di essere in questa condizione. Al centro ci siamo noi, gli utenti, che abbiamo la possibilità di entrare in contatto con un qualsiasi tipo di contenuto ci interessi. Naturalmente alcuni argomenti saranno presenti in più siti, altri lo saranno meno perché più settoriali o specifici. Con le nostre azioni noi possiamo scegliere. Questo è quello che siamo portati a pensare. Crediamo, quando navighiamo online, che la ricerca sia libera. Questo invece è quello che succede in realtà. Quando noi navighiamo in rete, i contenuti che possiamo vedere e non quelli che potremmo vedere sono filtrati dalla nostra impronta digitale, ovvero dalle nostre abitudini online, in base ai siti che visitiamo, ai video che guardiamo, alle nostre interazioni e reazioni ai contenuti social. Motori di ricerca e piattaforme ci propongono contenuti e risultati adatti ai nostri gusti e alle nostre preferenze. E questo si applica a tutto, dagli acquisti online fino alle nostre convinzioni su grandi temi come guerre, pandemie, vaccini, leader politici. E il motivo è molto semplice. Se le piattaforme non ci proponessero contenuti che soddisfano i nostri gusti, noi smetteremo di usarle. E più noi usiamo una piattaforma e il servizio che ci viene offerto, più questa piattaforma guadagna. Insomma, l'obiettivo primario dei signori della Silicon Valley non è quello di accrescere la nostra conoscenza, ma è quello di accrescere il loro profitto. E per farlo sfruttano meccanismi prettamente umani. Ci propongono contenuti che ci danno ragione, che si accordano alle nostre convinzioni, siano essi veri, falsi, manipolati o distorti. La disinformazione sfrutta il funzionamento della rete, sfrutta le debolezze umane e ha un unico obiettivo: provocare in noi una reazione. Una reazione che può essere di meraviglia, di stupore, o di rabbia, di indignazione, o ancora di pietà e di misericordia. Prendiamo per esempio questo contenuto. Quella che state vedendo è un'immagine che è circolata moltissimo, ed è circolata perché mostra gli effetti del cambiamento climatico su un orso polare. Non è vero. In realtà questo orso polare presenta tutti i sintomi, purtroppo, di una grave malattia. Più forte è la reazione, più alta sarà la probabilità di condivisione e diffusione. La disinformazione si nutre dei nostri sentimenti, dei nostri stati d'animo, fa leva su questi per diffondersi quanto più capillarmente possibile. È proprio come Ulisse, che chiese ai suoi compagni di legarlo all'albero maestro per resistere al canto delle sirene. Come facciamo noi oggi a resistere alla tentazione di condividere un contenuto che ci colpisce e che magari potrebbe essere utile per qualcuno che conosciamo, per qualcuno che ci sta a cuore? Insomma, la domanda è sempre la stessa. Che cosa possiamo fare noi di fronte a tutto questo? Di fronte all'ennesima sfida che sembra essere più grande di noi? Il modo migliore per resistere al canto delle sirene è non ascoltare il canto delle sirene. E per farlo dobbiamo smetterla di pensare che le regole del mondo fisico siano adatte anche per la realtà virtuale. Pensiamo che l'atto della lettura sia sempre lo stesso, indipendentemente se stiamo leggendo qualcosa online o sulla carta stampata. E ci viene insegnato, fin da quando siamo piccoli, a scuola, che per comprendere un testo dobbiamo leggerlo attentamente, per coglierne il senso e per poi essere pronti a rispondere alle eventuali domande. Insomma, la classica comprensione del testo. È per questo che per riconoscere la disinformazione online noi dobbiamo leggere attentamente un contenuto, alla ricerca di eventuali errori o di eventuali incongruenze.
Dobbiamo chiederci chi è l'autore del contenuto stesso, dove e quando questo contenuto è stato pubblicato. Tutte cose che vanno benissimo, ma il fatto è che noi online non leggiamo. Noi scansioniamo il testo. Saltiamo da una parola all'altra mentre pop-up, banner pubblicitari, notifiche e distrazioni di ogni tipo cercano di attirare la nostra attenzione. Anche se volessimo adottare un tipo di approccio scrupoloso e quindi leggere attentamente tutti i contenuti che ci troviamo online, di cui ci imbattiamo online, per cercare le caratteristiche che fanno di un testo un buon testo, il fatto è che chi diffonde disinformazione, questo lo sa benissimo. Chi diffonde disinformazione non vi dirà mai «Ehi, guarda che ti sto ingannando», ma farà di tutto per presentarvi un contenuto nella maniera più accurata possibile. Farà di tutto per rispettare quelle regole che ci vengono insegnate da sempre e rendere un contenuto credibile. Senza contare che anche se volessimo approcciarci ai contenuti digitali con un'analisi scrupolosa, probabilmente non riusciremmo a riconoscere l'autenticità di contenuti come questo. Ok, forse qualcuno di voi ha riconosciuto la faccia di Sylvester Stallone sul viso del protagonista di Mamma ho perso l'aereo, ma il punto qui è che questa manipolazione non è frutto della mano umana, ma di un software che sfrutta l'intelligenza artificiale. Senza entrare troppo nello specifico, oggi noi grazie a un semplice programma possiamo creare immagini e video totalmente falsi, ma realistici. Possiamo sostituire la faccia di un attore con quella di un altro, oppure possiamo trasformare Papa Francesco in un trapper. Ogni tentativo di analisi, anche la più scrupolosa, non sarebbe in grado di stabilire se un contenuto del genere è vero, falso, manipolato o creato dall'intelligenza artificiale. Dobbiamo allora forse sviluppare un nuovo approccio per i contenuti digitali. Dobbiamo sviluppare un tipo di lettura che non sia una lettura tradizionale, ma una lettura adatta alla realtà virtuale. Di solito, quando noi leggiamo un testo sulla carta stampata, leggiamo verticalmente, dall'alto verso il basso, riga per riga, parola per parola. E tendiamo ad applicare questa tecnica anche quando siamo online. Noi scorriamo lo schermo del nostro smartphone e potremmo scorrere decine e decine di volte contenuti come quelli che vi ho appena mostrato e non saremo comunque in grado di stabilire la veridicità o l'autenticità di questi contenuti. Dobbiamo allora trovare un nuovo modo di lettura, una lettura che sia efficace ma al tempo stesso economica, che ci faccia risparmiare tempo, energie e soprattutto attenzione. Dobbiamo passare da una lettura tradizionale a una lettura digitale, da una lettura verticale a una lettura laterale. Così. Quando siamo di fronte a un contenuto che ci meraviglia, che ci sembra troppo bello o troppo brutto per essere vero, noi non dobbiamo leggerlo, o meglio, dobbiamo leggere lateralmente, dobbiamo sfruttare tutte le risorse che il web ci mette a disposizione e rompere finalmente quella bolla in cui siamo confinati quando navighiamo online. In altre parole, dobbiamo aprire più schede nel nostro browser e nel nostro motore di ricerca. Dobbiamo cercare altre informazioni sul contenuto che stiamo leggendo. Dobbiamo verificare altri siti e come questi siti parlano del contenuto stesso. Solo così, con un tipo di lettura laterale, forniremo alle nuove generazioni tutti gli strumenti necessari per far fronte alle sfide che il digitale e l'intelligenza artificiale porranno alle nostre società nei prossimi anni. E soprattutto dobbiamo introdurre questo tipo di lettura laterale fin dalle scuole dell'infanzia. Dobbiamo introdurre un'educazione ai media che non sia un semplice adattamento di quello che già ci viene insegnato, ma un'educazione mediale che sia semplice, efficace ed applicabile da tutti. Ricordate il panico causato dalla trasmissione di Orson Welles sugli alieni?
nonostante i giornali abbiano riportato la notizia di un'ondata di panico, la sera della messa in onda del programma nessuna isteria di massa si diffuse nelle città americane. Perché allora i giornali americani avevano riportato un fatto non vero? Per paura. Perché avevano paura della radio. Avevano paura di un nuovo mezzo di comunicazione che si stava imponendo e che stava già facendo una spietata concorrenza alla carta stampata. Per questo i giornali riportarono la notizia di un panico di massa, perché volevano accusare la radio di essere uno strumento per manipolare le menti delle persone. Demonizzando lo strumento radio, volevano affossarne la diffusione. Sappiamo poi tutti com'è andata a finire. I progressi e le innovazioni tecnologiche difficilmente si possono arrestare e ogni tentativo di censura non fa i giusti conti con la storia. Siamo di fronte ad una nuova rivoluzione. Un nuovo strumento si sta imponendo nelle nostre vite. Saperne leggere i rischi e le potenzialità dipende solo da noi. Grazie.